Abbiamo un grosso problema in vista del derby del 16 settembre contro il Milan ed è la sosta per le nazionali. Non tanto perché spezza il ritmo dopo queste prime 3 ottime giornate di campionato con l'Inter che è in vetta a 9 punti proprio contro il Milan, ma con 8 gol fatti e 0 subiti, quanto perché mister Simone Inzaghi si ritrova praticamente senza squadra con tantissimi giocatori sparsi letteralmente in giro per il mondo, alcuni dei quali fino a praticamente poche ore dal fischio iniziale di questa partita importantissima. Mi avevate chiesto in questi giorni di fare un riepilogo sui giocatori che partiranno con le rispettive nazionali, capire che tipo di impegni avranno per capire anche quanto saranno sollecitati e di conseguenza come questo può incidere dunque sulla partita. Vi rispondo allora. Rispondo a questa richiesta della nostra community di Passione Inter con questo approfondimento in cui facciamo anche un confronto invece con la situazione del Milan e soprattutto alla fine voglio lanciarvi anche una sorta di provocazione. Aspetterò quindi le vostre risposte che leggerò in diretta alle 19:30. Prima però ben ritrovati allora amiche ed amici Passione Interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi chiedo subito di lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti così continuate a far crescere il nostro progetto, ma soprattutto non vi perdete neanche una delle nostre dirette e dei nostri approfondimenti quotidiani anche durante la sosta. Ci vediamo tutti i giorni. Parliamo oggi del problema nazionali in vista del derby. Allora, la Pinetina da Piano Gentile di fatto si è praticamente svuotata, sono rimasti pochissimi giocatori in prima squadra. Vi faccio vedere l'elenco dal nostro sito passioneinter.com, lo condividiamo, troverete questo articolo aggiornato con il rendimento dei giocatori con le rispettive nazionali, aggiornato tutti i giorni, quindi seguite sempre passioneinter.com. E allora, chi rimane da Piano Gentile della prima squadra? Audero, Di Gennaro, Bissek, Acerbi, Carlos Augusto, Mkhitaryan, Klaassen e Sensi. Questi sono i giocatori che saranno al lavoro. Mkhitaryan che ha lasciato la nazionale armena, Sensi che tra l'altro è fuori dalla lista Champions e sta recuperando dal suo leggero affaticamento e lo stesso Acerbi, è una buona notizia che rimarrà a disposizione così potrà recuperare bene, diciamo, dopo il problema al polpaccio che lo ha limitato in questa prima parte di Serie A, mentre Klaassen e Carlos Augusto avranno così modo di lavorare bene per poter guadagnare tempo di ambientamento, visto che sono alcuni dei volti nuovi dell'ultimo mercato. Quindi questi sono i giocatori da piano. Chi sono invece? Qual è la lista dei giocatori partiti in giro per il mondo che, come vi anticipavo, è lunghissima e la troviamo sempre sul nostro sito con tutti gli impegni, a partire dagli italiani Bastoni, Darmian, Di Marco, Barella e Frattesi che saranno impegnati in 2 partite molto importanti per la nazionale azzurra. Entrambe saranno per le qualificazioni ad Euro 2024. La buona notizia è che il 12 settembre si gioca a Milano, quindi avranno modo di rientrare subito a disposizione da Piano Gentile, saranno non proprio i primi a rientrare, ma non saranno il loro rientro all'Inter, diciamo, non è previsto a ridosso della partita, ma un pochino prima, quindi Inzaghi ritroverà 5 calciatori importanti ben presto. Così come Aslani tornerà presto, visto che la seconda gara la giocherà addirittura domenica 10, quindi già da inizio settimana sarà da Piano Gentile. Stesso discorso vale anche per gli olandesi De Vrij e Dumfries, che lo stesso di inizio settimana rientreranno da Piano Gentile. Più tardi invece giocatori come Arnautovic, che giocherà il 12 con la sua Austria, la gara contro la Svezia, quindi rientrerà dalla Svezia, non un viaggio comunque troppo complesso. I francesi, la buona notizia, Pavard e Thuram che giocheranno una sola partita di qualificazione ad Euro 2024, mentre il 12 settembre giocheranno un amichevole contro la Germania e quindi non dovrebbe essere un test particolarmente probante e difficoltoso per loro. Il giovane Agoumé invece con la Francia Under 21 ci interessa relativamente, con tutto il rispetto in questo momento, visto che è un giocatore marginale nel progetto interista. Sommer, 2 gare di qualificazione ad Euro 2024 contro Andorra, la seconda il 12 settembre, la prima contro il Kosovo il 9 settembre. Çalhanoğlu 8 settembre una gara di qualificazione contro l'Armenia, Armenia dove Mkhitaryan, come dicevamo, ormai non c'è più, ha rinunciato alla nazionale. La seconda gara invece contro il Giappone è un amichevole il 12 settembre, quindi anche qui non dovrebbe essere troppo sollecitato. Il problema vero e proprio però nasce con i sudamericani e immagino che già lo stavate sospettando e partiamo da Sanchez e Quadrado che tra l'altro si affronteranno. Il 9 settembre si gioca Uruguay-Cile
per Sanchez, l'8 settembre invece Cuadrado giocherà in Colombia-Venezuela, soprattutto poi il 13 settembre alle ore 3:30 italiane del mattino si affronteranno Cile e Colombia, quindi uno contro l'altro e di fatto sono entrambe partite di qualificazione mondiali 2026, quindi 2 partite importanti per entrambi che probabilmente quindi avranno spazio e dovranno giocare e saranno sollecitati. E un discorso simile va fatto anche per Lautaro Martinez che giocherà 2 gare di qualificazioni mondiali con l'Argentina, la prima con l'Ecuador, la seconda, la più insidiosa ed è storicamente una trasferta molto insidiosa, quella in Bolivia, si giocherà a La Paz, 3600 metri d'altezza sul livello del mare, quindi pochissimo ossigeno e a questo si aggiungerà poi un rientro con il jet lag da recuperare che vale anche per gli altri sudamericani. Quindi un problema non da poco per Lautaro Martinez che giocherà alle 22 italiane del 12 settembre e dunque così come i cileni, come Sanchez e come Cuadrado, cileno e colombiano, il loro rientro a Milano è previsto per la sera del 13 settembre per poter poi essere a disposizione il 14 per il primo allenamento, quindi a 48 ore dal derby. E magari Sanchez fa ulteriormente un po' discutere in queste ore, visto che è anche in ritardo di condizione, eppure risponde alla chiamata della nazionale. Il problema, ecco, è soprattutto relativo a Lautaro Martinez in questo senso. E se non vado errato, Inzaghi 2 volte in questa sua gestione nerazzurra ha lasciato in panchina Lautaro Martinez al rientro dal Sud America. In entrambe le occasioni però, una credo fosse con la Samp e una di sicuro era in Lazio-Inter al primo anno, però in entrambe le occasioni Lautaro era rientrato solo alla vigilia della partita. Questa volta dovrebbe avere 24 ore in più a disposizione, quindi potrebbe essere un fattore da considerare. Su questo poi però ci torniamo. Vi dicevo però anche della situazione del Milan per fare un parallelo. In casa Milan sono 15 i giocatori invece che partono con le nazionali, tra questi ci sono Tomori che sarà squalificato, quindi non sarà impiegabile, e il giovane Bartesaghi, quindi diciamo sono 13 in realtà i giocatori da considerare in questo senso. I principali rossoneri che restano a Milanello in questa sosta sono Kalulu, Calabria e soprattutto Loftus-Cheek, che è un giocatore molto importante in questo avvio di stagione, sta facendo molto bene. Gli ultimi a rientrare invece saranno Musa e soprattutto Pulisic, i 2 statunitensi. Anche Pulisic è partito molto bene ed è un fattore in questo avvio di stagione. Il vantaggio per il Milan è che diciamo gli Stati Uniti giocheranno solo amichevoli, quindi non sarà un impegno particolarmente stressante per loro, così come per la Nigeria con Chukwueze che è la prima alternativa a Pulisic. La Nigeria è già qualificata di fatto alla Coppa d'Africa, quindi anche per lui è vero il ritorno dall'Africa, ma non sarà un impegno clamoroso. Ci sono poi i 3 francesi, c'è Okafor, ciao Reinders che non ha ancora giocato in nazionale, potrebbe trovare spazio con l'Olanda per la prima volta, Jovic e Leao. Sulla carta, quindi, gli interisti in giro per il mondo sono di più e spremuti anche un po' di più. A questo punto, però, cercando un po' di prevedere anche la formazione che Simone Inzaghi schiererà nel derby, mancano ancora molti elementi e diversi giorni alla partita, ovviamente, però ad oggi, a meno di colpi di scena clamorosi, direi che a star stretti per 9 undicesimi credo che la formazione dell'Inter sia già fatta, con 2 piccoli ballottaggi che potremmo tenere aperti. Penso che Inzaghi, quindi, non potendo lavorare per 2 settimane piene su tutto il gruppo, confermerà Sommer ovviamente in porta, De Vrij con Bastoni e Darmian immagino parta ancora davanti rispetto a Pavard, visto anche il rendimento di Darmian che merita di essere confermato titolare per quello che stiamo vedendo. Quindi solito centrocampo a 5 con Frattesi inizialmente in panchina, in attacco Lautaro e Thuram di nuovo davanti, ma la provocazione, la domanda che vi faccio qui e di cui stiamo discutendo nel club di Passione Inter è: visto che Lautaro Martinez giocherà in Bolivia, con quindi le difficoltà fisiche che si aggiungono in questa gara, dovrà tornare dal Sud America e smaltire il viaggio. Secondo voi c'è la possibilità che vedremo Arnautovic con Thuram dal primo minuto nel derby in questa partita così importante? E nel caso, che cosa ne pensate di questa coppia per affrontare la difesa del Milan che non avrà Tomori? Arnautovic e Thuram può essere la coppia giusta? Fatemelo sapere nei commenti, oppure vi aspetto nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club, dove potete sostenere il nostro progetto se vi piacciono i nostri contenuti e potete entrare a far parte della nostra community esclusiva con tanti contenuti aggiuntivi e non solo. Vi saluto con un approfondimento da non perdere per chi ci ascolta in podcast, trovate il link in descrizione, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.